Ciao! Durante i 2 anni in cui abbiamo cercato un veicolo che avesse le caratteristiche che avevamo in mente, Abbiamo raccolto una serie di informazioni che ci fa piacere condividere con te. E iniziamo. iniziamo. Iniziamo con i 10 luoghi che abbiamo visitato in Germania. Siamo partiti da Roma con la nostra ex macchina, una Toyota Land Cruiser HDJ 80, per andare a visitare il primo luogo che è stato Eigner Trucks, dove abbiamo conosciuto Franz e suo figlio Michael, famosissimi nel settore degli Expedition Truck. Qui abbiamo visto molti mezzi, alcuni anche molto interessanti, ma nessuno con le caratteristiche che avevamo definito. Quindi siamo ripartiti verso il secondo luogo sotto la pioggia. Il secondo luogo che abbiamo visitato è Autoreparatur, un venditore di mezzi fuori strada da poter convertire. Ahimè, anche in questo caso non abbiamo trovato nulla. Quindi siamo ripartiti sotto la pioggia. Il terzo luogo che abbiamo visitato è NFK, che è risultato interessante. Aveva dei bellissimi mezzi ex vigili del fuoco in ottime condizioni ed anche a un buon prezzo. Peccato che non andassero bene per noi. Quindi siamo ripartiti sempre sotto la pioggia. Il quarto luogo dove siamo andati è un altro famoso allestitore nel settore degli Expedition Truck, Albert Allrad Technic. Notevole. Mezzi bellissimi, ma non per le nostre tasche. Guardate l'altezza del pianale di questo mezzo, mi arriva alla spalla. Quindi, anche da qui siamo ripartiti sempre sotto la pioggia. Il quinto luogo che abbiamo visitato è un centro europeo di vendita di camion di tutte le tipologie e si chiama Alga. Qui abbiamo visto due splendidi mezzi, ma erano purtroppo dei 6x4 e non dei 6x6, quindi siamo ripartiti. Indovinate? Sempre sotto la pioggia. Il sesto luogo che abbiamo visto è stato un truck store della Mercedes, che tratta veicoli usati, ma non abbiamo trovato quello che cercavamo, quindi siamo ripartiti, senza pioggia, per pochi minuti. Il settimo luogo dove siamo approdati è stato Philipp aus dem, il cognome è impronunciabile, con il quale avevamo preso anche appuntamento, ma quando siamo arrivati lui non c'era. Non abbiamo visto mezzi che ci interessavano, quindi siamo ripartiti sempre sotto la pioggia. L'ottavo posto che abbiamo visitato è la Mantrack di Francoforte, che aveva tantissimi mezzi in vendita, ma nessuno con le nostre caratteristiche. Quindi siamo ripartiti, incredibilmente, non sotto la pioggia. Dopo tanti chilometri e nulla di concluso, abbiamo deciso di tornare da Eigner perché ci aveva fatto un'ottima impressione e considerato che avrebbe potuto in seguito occuparsi delle pratiche di conversione da camion a camper con la motorizzazione tedesca, gli abbiamo dato il mandato a trovare un mezzo con le nostre caratteristiche, delle quali vi parleremo nel prossimo video. Siamo poi andati in Austria presso un altro famoso allestitore, la Krug Expedition, dove i mezzi c'erano, esattamente come da Albert Allrad, ma impossibili per il nostro budget. Quindi, dopo aver passato 15 giorni in Germania, di cui 14 sotto la pioggia, e dopo aver fatto più di 5.000 km, siamo rientrati a mani vuote, ma con tante nuove idee a cui pensare. Al rientro abbiamo continuato a cercare
e nel frattempo siamo andati a vedere la più grande fiera europea dedicata a questo mondo overland, conosciutissima, che è la Abenteuer al Rad presso Bad Kissingen. Queste sono alcune delle foto che abbiamo scattato su idee che ci sono piaciute. Continuiamo ora parlando dei portali online. Quello che abbiamo consultato maggiormente è stato mobile.de. Un portale interessante da consultare per camper e accessori è Der Freistaat. Poi anche track1.eu, che è un portale della Polonia. Ed anche Trax.nl, che è un sito web dei Paesi Bassi. Poi c'è Europe Camions, che è un portale online della Francia. Poi c'è trackscout24.it, che è la versione italiana di un portale europeo. E per finire c'è mascus.de, che è anche questo molto interessante ed è tedesco. E chiudiamo parlando di un portale B2B danese che vende all'asta mezzi e materiali in eccedenza per aziende, comuni, istituzioni governative, curatori fallimentari e così via. Alle aste possono partecipare soggetti con partita IVA, previa procedura di accredito sul sito. Siamo consapevoli che molte di queste informazioni potrebbero già esserti familiari, ma se anche solo una risulterà nuova per te, saremo felici di averti fornito un aiuto. Ciao. 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 Così neanche? Ciao. Va Ciao. bene, dai. Ciao. 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 No, ciao. Ma come gne? No, ciao. Ciao. Ecco. Ciao. Ciao. Così?